Questo adesso è pronto per essere usato. Oggi andremo a fare un impasto del nostro ristorante, vi facciamo vedere come lo prepariamo. Venite con me. Allora, questo è un impasto di 10 kg, quindi noi facciamo 50% una farina che ha un W270 e l'altro 50% con una farina che ha un prefermento dentro, già un po' del lievito madre essiccato, che ha un W330. Andremo per iniziare a inserire dentro alla nostra impastatrice la farina. Siamo con questa che, ripeto, ha un W330 con un lievito madre già essiccato dentro, che ti aiuta a far sfogare meglio la pizza. Insieme a quella andremo a mescolare l'altro 50% di farina con un W270, che è una farina tipica per la pizza napoletana contemporanea. Qui ormai noi pizzaioli andiamo ad occhio perché ormai le dosi sono sempre quelle, le facciamo tutti i giorni, quindi le sappiamo a memoria. Adesso ci andiamo a sbriciolare dentro 10 grammi di lievito di birra fresco ovviamente, 10 grammi, li prendiamo e li andiamo a sbriciolare qui dentro. Andiamo a inserire un timer qui di 16 minuti perché i tempi di lavorazione dell'impasto perfetti sono di 16 minuti. L'impasto non si scalda troppo, viene perfetto. Eccoli qua. Chiudiamo e avviamo la nostra impastatrice a velocità 2. Questo processo lo facciamo per circa 5 minuti per fare in modo che la farina insieme al lievito prende aria, si ossigena e verrà poi un impasto molto più bello e areato, vedrete. Nel frattempo che l'impasto prende aria andiamo a pesare il sale, 60 grammi per ogni chilo, quindi in questo caso sono 10 kg, 600 grammi di sale che andremo a mettere a fine impasto, poi vi spiegherò il perché. Abbiamo i nostri 600 grammi di sale. Adesso, trascorsi i 5 minuti, l'impasto ha preso aria, ci siamo preparati già 10 litri d'acqua, acqua ovviamente fredda, andiamo a inserire dentro. Tanto che la nostra impastatrice lavora, ci prepariamo da parte un altro pochino d'acqua che ci aiuterà a raggiungere l'idratazione che noi vogliamo, che in questo caso parliamo di un 65% di idratazione, significa 10 litri d'acqua e 15 kg e 4 più o meno di farina, che sono quelli che io sono andato a inserire in macchina. Allora, sono passati esattamente 6 minuti, quasi 7 minuti, vedete che già l'impasto comincia a prendere forma, lo potete vedere, vedete che già si comincia a creare la famosa zucca. La farina che è in questo impasto è una farina di tipo 0 che serve appunto per la pizza napoletana o napoletana contemporanea. Adesso andiamo a raggiungere il 65% di idratazione, dopodiché andiamo a inserire il sale e continuiamo con questo poco d'acqua che rimane. Ne metto un po' sul laterale in modo che se la pesca fino a completo assorbimento. Adesso questo poco d'acqua me la lascio dopo per il sale, metterò il sale e questa rimanenza d'acqua in modo da farlo assorbire alla perfezione. Come potete vedere l'impasto è pieno d'aria, questi diciamo agglomeramenti sono tutta aria che si è inserita nell'impasto. Questo favorirà una crescita esponenziale della pizza, vedrete poi a fine video il risultato della pizza che facciamo. Adesso qui il timer segna che mancano esattamente 5 minuti, io in questi 5 minuti vado a inserire il sale.
sulla parte centrale dove si crea questa sorta di buco inserisco tutto il sale e vado sempre con l'acqua a filo. Ok, abbiamo inserito tutta la nostra acqua, adesso non facciamo altro che aspettare i 5 minuti che rimangono, il sale viene assorbito bene da tutto l'impasto e poi l'impastatrice dopo 5 minuti si fermerà da sola. Mancano esattamente 2 minuti alla fine del nostro impasto, il sale l'ha assorbito completamente e vedete che è anche pieno di aria. Ok, come vedete il timer si è fermato, sono passati 16 minuti da quando ho iniziato a inserire la farina, il lievito e tutto il resto. Dopo 16 minuti l'impasto è pronto. I tempi di lavorazione sono molto importanti perché se si superano i 16 minuti l'impasto tende a scaldarsi troppo. L'impasto risulta molto elastico, è a temperatura ambiente, non è caldo per niente. Adesso lo andiamo a mettere sul banco e ce lo stagliamo. Puliamo bene tutta la vasca. Una volta terminato il processo appiattelliamo per bene tutto l'impasto sul banco. Questa è una lavorazione molto importante da fare in modo che ogni pallina che noi andremo a fare avrà la stessa dimensione. Adesso passiamo alla fase di staglio. Come potete vedere questo impasto è molto morbido, molto elastico, quindi si presta molto volentieri. Il peso delle palline è di circa 300-310 grammi. Possiamo far vedere anche con la bilancia. Vedete? Proprio 310 grammi precisi. Con questa impastata escono più o meno sulle 7 tavole. 6 tavole e mezzo, diciamo. Ma ripetiamo che in questo impasto da 10 litri sono stati inseriti 10 litri d'acqua e 15,4 kg di farina, per un totale del 65% di idratazione. Cosa molto importante per questo impasto è chiudere bene la pallina e assicurarsi che tutta l'aria sia al suo interno. Prima tappa completata. Qui siamo a inizio settimana, quindi faremo solo impastata. Nei fine settimana questi impasti ne facciamo 2 da 15 litri l'uno, che poi la sera c'è molto lavoro, si fanno circa 260-350 pizze, quindi c'è bisogno di parecchio impasto. Qui parliamo sempre di impasto diretto, non è indiretto. I tempi di maturazione dell'impasto però spesso sono lunghi. Intendo che io questo impasto lo andrò a usare domani sera. Però tra un po' vi faremo vedere il risultato finale con un altro impasto che è lo stesso, esattamente lo stesso che ho fatto ieri mattina.
quindi vedremo il risultato finale dopo 24 ore di maturazione in cella, come uscirà la nostra pizza. Potete vedere l'impasto come è elastico, non si strappa, vedete? Ha un'ottima maglia glutinica. Qui parliamo di pizza contemporanea. Come vedete io lavoro senza bilancia perché ormai, diciamo, il peso lo conosco sulla mia mano. Potete vedere, può succedere 3,14, però mai di più, siamo sempre lì. E adesso vi faremo vedere il risultato finale della nostra pizza, come verrà, con un impasto che, vi ripeto, è un impasto che ho fatto ieri mattina, lo stesso identico impasto, e andrete a vedere il risultato finale di cui vi parlavo. Per cui facciamo tutto, facciamo anche il pane. Questo forno è molto grande, ti permette di cuocere il pane, le patate, le salsicce e tutte le cose che ci servono qui in pizzeria. Vedete? Anche le salsicce, come potete vedere, che le usiamo sulla pizza. Altra cosa molto importante che non vi ho detto, adesso io l'impasto lo vado a posizionare sul carrello, lo faremo stare sulle 7-8 ore a temperatura ambiente, dopodiché andrà in cella a riposare tutta la notte fino a domani. Se noi andiamo a inserire subito l'impasto in cella, si irrigidisce e ci vorrà molto più tempo per sfogare. Invece noi lo facciamo stare 6-7 ore a temperatura ambiente, poi una volta che ha raggiunto la lievitazione giusta lo andiamo a bloccare in cella e lo useremo il giorno dopo. Lo copriamo ovviamente in modo che rimane a temperatura ambiente per 7 ore, dopodiché quando lo andiamo a posizionare in cella lui comunque un pochino continuerà a lievitare e il giorno dopo vedrete che l'impasto è come quello che vi farò vedere tra poco. Siamo arrivati al fatidico momento del risultato finale. Venite con me. Qui abbiamo un esempio di impasto maturato che è stato da ieri mattina in frigorifero. Come potete vedere, vedete tutti questi piccoli puntini neri. Questo non è altro che il lievito che ha sfogato. L'impasto è maturato. Questo adesso è pronto per essere usato. Andiamo a prendere il nostro panetto. Andiamo a bagnare con la farina. Lo togliamo dalla farina. La stesura della pizza contemporanea è molto semplice, bisogna mandare l'aria alla fine, avere un bel cornicione, si disegna bene tutto il cornicione. Ok, e adesso andiamo a togliere la farina in eccesso col famoso schiaffo.
Andiamo a fare una bella margherita con la bufala. Andiamo fino al cornicione, basilico spezzettato, andiamo di bufala, mozzarella di bufala campana, un filo d'olio e parmigiano come se piovesse. Adesso andiamo in forno. Mettiamo qua a bocca di forno adesso per farla asciugare bene. I tempi di cottura per una pizza contemporanea sono più o meno di 1 minuto e 20. Nei 40 secondi facciamo crescere bene il cornicione da tutti i lati. Nei restanti 40 secondi facciamo asciugare bene il cornicione in modo che avrà un risultato molto crunchy. Adesso andremo a sentirlo insieme. La nostra pizza è pronta. Adesso vi faccio sentire il rumore dell'amore. Venite qui, sentite? Vedete che struttura, ragazzi? Daniele, quanti segreti stai rivelando sui social? Ma la verità sapete qual è? L'unico segreto è l'amore che abbiamo per il nostro lavoro. Vi aspettiamo a Mangianapoli con tutto il nostro amore. Grazie a tutti. Wow!